Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questa è la Nilox X7. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Tre cose mi sono piaciute tantissimo in questa bicicletta, però prima di parlarvi di questo volevo dire che questa bicicletta è venduta e spedita anche da Amazon, quindi oltre alla garanzia sul prodotto abbiamo 30 giorni, eventualmente se non dovesse soddisfarci la bicicletta possiamo renderla gratuitamente come da regolamento Amazon. Le tre cose invece che mi sono piaciute tantissimo è il fatto che la bicicletta arriva completamente protetta, davvero una delle più protette all'interno della scatola, quindi sarà molto difficile che possa essere danneggiata. Ripeto, comunque se dovesse essere anche graffiata, volete renderla, prendere una nuova, è molto facile perché Amazon viene, la prende e ve ne dà un'altra. La seconda cosa che mi è piaciuta tantissimo è il peso, perché pesa solamente 23,5 kg e beh, non è un peso così strano, però la cosa molto interessante, che sarebbe la terza, è che questo peso comprende una bicicletta completa di tutto. Infatti abbiamo delle ruote da 27,5 pollici, le gomme sono semitassellate, quindi vanno benissimo su strada, non hanno un attrito eccessivo, ma comunque si può utilizzare eventualmente sullo sterrato. Abbiamo un cambio base dello Shimano a 21 rapporti, quindi 7 corone dietro e 3 corone davanti. In questo peso di 23,5 kg abbiamo anche una forcella ammortizzata regolabile, purtroppo non si può però bloccare eventualmente se vogliamo farlo, però comunque si può indurire al massimo tramite queste rotelline. Abbiamo due freni a disco meccanici dietro e davanti. Ovviamente la bicicletta è molto grossa, quindi mi sembra giustificato il fatto che arrivi smontata un po' più rispetto alle altre biciclette che abbiamo visto sul canale. La ruota era smontata, molto facile però infilarla dentro e montarla, e anche la pinza del freno davanti era un po' smollata e non aveva il cavo del freno collegato, quindi basta farlo passare qui all'interno, collegarlo e registrare il freno, oltre a dover montare e mettere in posizione corretta il manubrio. E per ultimo ho dovuto montare il parafango anteriore, mentre quello posteriore e tutto il resto della bicicletta arriva già montato, registrato, compreso il freno posteriore. La bicicletta è full size, non pieghevole e non ha nessuna maniglia per sollevare la bicicletta, ma ha i pedali con questi fori dove possiamo mettere la mano e sollevare eventualmente la bicicletta. Non solo, compreso in questi 23,5 kg abbiamo anche un portapacchi posteriore e una luce a LED posteriore che non è un catarifrangente normale, non è neanche la solita luce LED che lampeggia
quando freniamo, no, ha 4 luci LED all'interno, 2 sono luci di posizione e altre 2 luci LED che si occupano di segnalare la frenata. La Nilox X7 monta un motore da 250 watt, non ha nessun acceleratore, quindi funziona solamente a pedalata assistita e possiamo gestire il livello di assistenza tramite il display multifunzione. Possiamo decidere, cambiando le impostazioni segrete del display multifunzione, se i livelli sono 3 o 5. Sul display multifunzione abbiamo il tasto di accensione e spegnimento. Se tenuto premuto si accende o si spegne il display, se invece viene tenuto premuto per brevi periodi accende e spegne la luce anteriore e posteriore. Se invece è premuto una sola volta possiamo circolare tra le varie voci, per esempio possiamo vedere il voltaggio della batteria, possiamo vedere la corrente che stiamo consumando, oltre alla corrente che viene visualizzata in diretta tramite una lineetta qui sopra, che è un indicatore molto interessante. Ecco, se vogliamo vederlo invece in numero possiamo vederlo in ampere con questa voce qua. Possiamo vedere da quanto tempo è accesa la bicicletta, i chilometri totali e i chilometri percorsi dall'ultima accensione, mentre il bottone sotto gestisce i livelli di assistenza e in questo momento, come ho detto prima, sono a 5 livelli, però si possono mettere anche a 3 o 4, quello che volete. Tutto questo tramite il display multifunzione, entrando nel menu segreto mantenendo premuti questi 2 tasti e circolando tra una voce e l'altra. Per quanto riguarda la voce di sblocco e la P08, che come potete notare l'ho messa a 100, che non serve in realtà così alta a 100 perché comunque non arriverà mai a 100 km all'ora, però la bicicletta arriva bloccata con questo numero qui a 25 km all'ora, quindi non potete superare i 25 km all'ora, potete metterla a 50 o di più, comunque il risultato è uguale e rimane bloccata alla velocità massima. Una volta sbloccata può arrivare a 30-32 km all'ora a vuoto, mentre con il mio peso arriva a circa 28,9 come velocità massima. La Nilox X7 non arriva con nessun clacson, ma solamente un campanellino meccanico, va bene. E devo dire che questo motore mi ha sorpreso per quanto riguarda la coppia, nonostante che sia alimentato a una batteria da 36 volt 7,8 ampere-ora, quindi 290 watt ora circa. Sorpresa che è diventata molto più grande quando ho provato la bicicletta, questo motore nella solita salita, specialmente con le ruote da 27,5, non mi aspettavo tutta questa coppia. Ok, adesso proviamo la solita salita. In questo momento Jacopo sta pedalando solamente per dare ordini al motore di muoversi. E a quanto sei, Jacopo? Sono a 19,5. Il motore mi sta dando la spinta corretta. Quanto sei adesso? 18,5 costanti, puliti. Non faccio fatica, non sto facendo fatica, il motore mi porta su tranquillamente. Quindi pedali a vuoto? Sì. Per poi dissolversi questa sorpresa quando ho saputo che le celle di questa batteria sono ad alto C di scarica, e questo giustifica il tutto. Batteria estraibile e ricaricabile eventualmente a parte o anche all'interno della bicicletta, che si blocca e si sblocca tramite le chiavi in dotazione. Nella parte superiore abbiamo un tasto per vedere il livello di carica della batteria, mentre sulla parte inferiore abbiamo il connettore di ricarica DC 5.5 2.1 per caricare la batteria con il caricabatterie in dotazione da 42 volt 2 ampere, e ovviamente 7,8 ampere ora diviso 2 ampere ci mette 3 ore e mezzo, 4 ore per ricaricare completamente la batteria da zero. E ovviamente vi danno anche gli strumenti per montarla, oltre a un piccolo manuale di istruzioni per il montaggio e una guida rapida all'utilizzo. E questa batteria ci dà un'autonomia di circa 35-40 km, non di più, anche se a pedalata assistita, appunto perché abbiamo un motore ad alta coppia e ovviamente le batterie lo supportano in C di scarica, però non ci danno i minimi 70 km che di solito vediamo
su questo tipo di biciclette. Purtroppo non abbiamo nessun ammortizzatore dietro, in compenso però abbiamo un sellino davvero molto comodo. Per quanto riguarda il carico massimo supportato dal telaio è di 200 kg addirittura, anche se molto leggera e in lega di alluminio, però la sua geometria classica ci permette proprio questo peso. Per quanto riguarda invece il peso massimo raccomandato è di 150 kg, altrimenti il motore sarebbe troppo debole e poco soddisfacente. Ok, adesso proviamo la velocità massima. Come potete notare ho messo sul rapporto 1, infatti sto pedalando a vuoto. Se pedalo a vuoto, la bicicletta arriva subito a 20 km all'ora, quindi ha un'accelerazione molto buona, e sbloccata arriva a circa 28 km all'ora, riesce a mantenerli costantemente 28-29 km all'ora. Può anche raggiungere i 30 km all'ora, questo dipende ovviamente dal vostro peso, pendenza eccetera eccetera, però direi che la sua velocità massima è di 27-28 km all'ora. E come tutte le altre biciclette monopattini che abbiamo visto sul canale, questa bicicletta, anche questa, non fa nessuna eccezione per quanto riguarda l'impermeabilità all'acqua, quindi sì IP54 e possiamo utilizzarla sotto una leggera pioggia, non possiamo lasciarla sotto la pioggia e non possiamo immergerla. Come ho detto all'inizio di questo video, questa bicicletta mi è arrivata venduta e spedita da Amazon. Infatti è arrivata in una mezza giornata qui a Milano, ma non so la disponibilità della scorta di Amazon di questa bicicletta, perché poi viene venduta anche da venditori terzi, e perciò vi raccomando, se state cercando una bicicletta elettrica pedalata assistita completa di tutto, con il portapacchi, quindi molto utile e molto comoda soprattutto per persone con un'altezza che va oltre ai 170 centimetri, ecco, questa bicicletta, della quale vi lascio il link nella descrizione del video, è sicuramente da tenere in considerazione.